Un caro saluto a tutti da Marco Agostini. Oggi riprenderò la strada tracciata dal primo video 10 comandamenti che rappresenta la guida di questo mio canale di informazione finanziaria. Il primo video, i 10 comandamenti, ed il secondo video dove ho messo il portafoglio rappresentano la guida finalizzata del mio sistema, del mio metodo di lavoro, finalizzata alla protezione del patrimonio con l'obiettivo di farlo crescere col tempo. Il terzo video sull'interesse composto, il quarto video i pericoli del risparmiatore, sono rivolti a tutti, ma ho pensato in modo particolare ai giovani che, se partono subito col piede giusto, hanno maggiori probabilità di raggiungere il benessere e la libertà finanziaria. Quindi partiamo dal primo comandamento: informarsi. Quando ho pensato di fare questo canale di informazione finanziaria, ho fatto delle ricerche in internet ed ho scoperto che la maggior parte degli articoli di stampa oppure dei video con maggiori visualizzazioni avevano ad oggetto o truffe ai danni dei risparmiatori oppure dissesti bancari. Ma come fare a iniziare a continuare un rapporto sicuro con un promotore finanziario che duri nel tempo tranquillamente? Come depositare in banca i nostri soldi e vivere tranquilli? L'obiettivo di questo video è questo. Oggi in Italia, per svolgere il mio lavoro di promotore finanziario, bisogna essere iscritti ad un albo. Attualmente iscritti all'albo dei promotori finanziari tenuti dalla Consob ci sono 55.000 persone che esercitano effettivamente questo lavoro, ce ne sono circa 35.000. Nel 2018 i cattivi irradiati dall'albo sono stati 64, quindi questo fenomeno di promotori che si comportano veramente male, sottraendo il risparmio ai risparmiatori, è limitato. Però purtroppo quando capita fa molto rumore. Ci sono comunque delle semplici regole che, se osservate, vi faranno evitare ogni genere di problemi. Innanzitutto, se anche il promotore finanziario vi viene presentato dal vostro migliore amico, è sufficiente inserire nome e cognome su Google e viene fuori se è iscritto all'albo di promotore, quindi è autorizzato a svolgere la professione, e per chi lavora. Inoltre, durante il primo incontro, il promotore finanziario ha l'obbligo di consegnare al cliente due documenti particolarmente importanti: una dichiarazione della società per la quale il promotore lavora. Da questa semplice dichiarazione potete vedere nome e cognome, l'indirizzo di residenza del promotore, il numero di iscrizione all'albo e la data di iscrizione all'albo. In questo importante documento c'è anche l'indirizzo al quale il cliente, in caso di ripensamento, può mandare raccomandata per revocare il contratto. Il secondo documento particolarmente importante è la dichiarazione informativa sulle principali regole che il promotore finanziario deve seguire nei confronti del risparmiatore. È un documento molto semplice, da quale ci sono proprio le linee guida da seguire per non avere brutte sorprese, per iniziare un rapporto soddisfacente nel tempo. Ad esempio, qui posso leggere che il promotore finanziario deve chiedere all'investitore notizie circa l'esperienza finanziaria del cliente in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio. Il promotore deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente le caratteristiche del prodotto con gli elementi essenziali, i relativi costi e rischi patrimoniali. Poi la cosa più importante, che è più inerente a questo video: assolutamente il promotore non può ricevere contanti né assegni in bianco. Cioè, quindi o viene fatto un bonifico, il cliente apre il conto corrente e viene fatto un bonifico nel suo conto, oppure il promotore può solamente accettare o assegni intestati all'intermediario o alla società prodotto, oppure assegni intestati all'investitore stesso, quindi a me medesimo, non trasferibili, e il promotore li può versare esclusivamente nel conto corrente
cliente. Qui apro una parentesi: quando si legge nella stampa oppure in internet di questi episodi, umanamente il cliente, il risparmiatore si scaglia anche con rabbia nei confronti dell'istituto di credito. Però c'è da dire che se il cliente dà al promotore i contanti oppure degli assegni in bianco, la banca in alcuni casi interviene, ma non è tenuta a farlo perché è lo stesso cliente che non ha rispettato la normativa. Le cose cambiano se il promotore, ad esempio, una volta che i soldi dei clienti sono nel suo conto corrente, falsificando le firme, fa dei bonifici. In questo caso la banca copre sempre, perché anche la banca stessa è responsabile, perché non ha il suo obbligo di controllare il promotore stesso. Quindi per evitare ogni brutta sorpresa è sufficiente seguire 4 semplici regole: verificare che il promotore finanziario sia iscritto all'albo, mai contanti, mai assegni in bianco, ed inoltre i rendiconti che vi dà il promotore devono essere prodotti su materiale, su documentazione prodotta dalla banca stessa. Il secondo argomento di oggi sono i dissesti bancari. Le cose sono cambiate con l'introduzione della normativa numero 59, direttiva europea numero 59 del 2014, che è entrata in vigore in Italia dal 1 gennaio del 2016. In precedenza, in caso di dissesto bancario, sostanzialmente interveniva o lo Stato oppure un altro istituto. Adesso è vietato, quindi l'istituto oggetto del dissesto deve trovare le risorse all'interno dell'istituto stesso, quindi rivolgendosi agli azionisti, agli obbligazionisti, ma purtroppo può rivolgersi anche ai correntisti. Da questo punto di vista bisogna distinguere il risparmio bancario dal risparmio postale. A livello bancario c'è una garanzia, ci sono dei fondi sostanzialmente che coprono ogni risparmiatore fino a 100.000 euro. C'è il fondo interbancario di tutela dei depositi e il fondo di garanzia dei depositanti delle banche di credito cooperativo. Invece nel caso di risparmio postale non c'è questa garanzia, in quanto quando io ho i soldi alla posta sostanzialmente è come se facessi un prestito dello Stato e casomai avrò dei problemi in caso di default o problemi dello Stato italiano stesso. Quindi come fare per sapere se il mio istituto di credito è affidabile, se è solido? Ci viene in soccorso da questo punto di vista anche la rivista Altro Consumo, che stila una classifica continuamente aggiornata che ha ad oggetto la solidità delle banche, quindi attribuisce ad ogni istituto delle stelle, attribuisce 5 stelle agli istituti più solidi e 1 stella agli istituti che hanno più di un problema. Quindi vi invito a visionare questa classifica. Sicuramente non è la Bibbia, ma se al vostro istituto è in questo momento attribuito 1 o 2 stelle, forse è il caso di monitorare la situazione. Un'altra cosa interessante, andando a vedere il sito del Fondo Interbancario di tutela del deposito, è relativa ai tempi nel quale intervengono questi fondi. Infatti, se uno pensa che è sufficiente tenere 90.000 euro e poi in caso di dissesto del proprio istituto, dissesto conclamato, andare in banca e prelevarli, le cose purtroppo non funzionano così. Il giorno dopo i soldi non me li danno. L'ultimo episodio che è capitato ha avuto ad oggetto la Popolare di Bari. Infatti l'intervento del fondo viene effettuato entro 7 giorni dalla data in cui si producono gli effetti del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa della banca, e se consideriamo i tempi della nostra giustizia probabilmente è preferibile prevenire i problemi. Qui sotto troverete i link dei 2 fondi interbancari e anche il link nel quale potete trovare la classifica redatta dalla rivista Altro Consumo.
Quindi per evitare cattivi comportamenti da parte del promotore ed evitare anche dissesti bancari è sufficiente seguire delle semplici regole e fare un po' attenzione su quello che è l'evolversi della situazione. Per oggi ho finito, ho concluso, vi ringrazio, l'Arca di Noè è aperta a tutti, perché decide di non salire in bocca al lupo.